Il workshop in italiano di questo mese, questa volta abbiamo 2 consulenze con le persone che sono live. La prima consulenza sarà per un direi desiderio. La persona vuole comprarsi una casa e quindi vuole liberare le emozioni che possono impedire questa cosa che certo, quando vogliamo comprare casa vogliamo che succeda. Quindi l'intenzione per la prima consulenza sarà di trovare le emozioni, poi se mi esce qualcosa di diverso andiamo anche lì. Adesso, se la persona che sta ascoltando non vuole comprare casa, ha un'altra intenzione, non è nessun problema. Io adesso lavoro per la cliente questa cosa specifica di comprare casa, però un'altra persona può voler tutt'altra cosa e vuole liberare le emozioni. Perché fa senso, anche se io ho qualcosa di diverso da lavorare, beh, le emozioni che mi possono impedire che questa cosa diventa la mia realtà, possono essere il nome lo stesso. Per esempio, io posso utilizzare il miele per fare un certo tipo di dolce, per mettere nel tè, per mettere nel latte, forse sì, anche sulla pizza, per gli italiani forse non va bene che dico questo perché a noi piace tanto, mi dispiace. Proprio all'italiano lo dico, mio Dio. Va bene, non importa. Quindi voglio dire, la stessa cosa, la stessa etichetta la posso utilizzare per tante, tante cose diverse e quindi io dico un'emozione, ma è specifica per ogni persona, non è diversa, non è che deve essere una sola cosa. È come se io leggo l'etichetta e ciascuno va e dice: "Ah sì, sì, l'ho trovata. Per me era qui, per questa cosa ed era qui". E quindi ci, autorizziamo a liberare quello che è adatto a noi. E cominciamo a lavorare, la consulenza di oggi. L'intenzione per ogni persona che guarda in diretta oppure la registrazione, pensateci che fate un uno a uno con me, una consulenza con me. Non è per l'altra persona, no, è un diretta per ogni persona che ascolta. E mettiamo l'intenzione. È come se ritorniamo alla base. Alla base quello che abbiamo a fare è di liberare delle emozioni. Io lavorando con il codice del corpo e delle credenze, è come se abbiamo l'impressione che abbiamo bisogno di tutto quello, ma possiamo lavorare solo con le emozioni e ci rendiamo conto che è molto, molto profondo. Quindi partiamo dalla base e non complichiamo le cose, ma le facciamo più semplici. E dai, ci sono delle emozioni e cominciamo a liberare le emozioni. Quindi quali sono, per la cliente specifico, quali sono le emozioni che impediscono quello che vuole fare, quindi di comprare la casa. Per ogni persona quali sono le emozioni che mi impediscono questa cosa che io voglio? E poi vediamo cosa esce. Terrore. L'intenzione non l'ho detto, chiedo scusa. L'intenzione è di liberare il terrore. Paura, l'intenzione è di liberare la paura. Senza valore, inutile.
Mh. Disgusto. Questo mi viene a dire che è più quello che sento all'interno di me perché sono bloccata in tutto quello che succede. Quindi viene di qualcosa del passato, ma come la sento adesso. Ed è questo che ma perché non si fanno le cose, perché non si sbloccano? Ehm, e non si sente bene. Quindi vogliamo liberare anche il disgusto. Mh. Non sostenuto. Quindi è come se gli altri non mi sostengono ed è esattamente quello che succede, ma io voglio comprare perché non mi aiutano le cose, il sistema, non so cosa è bloccato. Questo non vuol dire che non ricevo il sostegno, è che io non lo percepisco e perché ho questa energia, anche se lo ricevo, io non lo posso vedere. Quindi è come se non c'è la connessione entro quello che mi si offre e quello che io posso vedere. È come se siamo non siamo nello stesso piano e quindi adesso ci metteremo nello stesso piano per vedere che le cose accadano bene. Quindi l'intenzione è di liberare non sostenuto. Ho mancanza di sostegno. Colpevolezza. Spesso abbiamo l'impressione che, non meritiamo qualcosa perché sia ho fatto qualcosa, sia l'altro non ha, quindi è meglio che neanch'io posso ottenere quello che voglio. Liberiamo. Ah. Insicurezza creativa. Anche comprare casa è una creazione, quindi è come se non posso percepirmi nel futuro. Quindi quando ho fatto qualcosa non ho ricevuto incoraggiamenti, sostegno e quindi ho paura di creare qualcosa. Quindi ho paura, ritorniamo alla paura di comprare la casa, di avere questo progetto. L'intenzione è di liberare. Quindi, per quello che avevamo da fare per oggi, erano queste emozioni da liberarle. Adesso possiamo prendere un ispiro profondo, espiro. E come possiamo vedere questa cosa? Come se abbiamo sbloccato questa tappa. Poi ci saranno forse delle opportunità, forse delle risposte diverse. Quindi non è che è la sola cosa da fare, ma perché l'energia l'abbiamo, liberata, cambiata, ci saranno forse delle persone che vengono, forse le risposte che prima non erano. Quindi c'è qualcosa che prima era diverso e adesso cambierà, perché la nostra energia non è più la stessa. Va bene? Quindi questa è stata la prima consulenza e grazie tante. Ah, facciamo anche la seconda consulenza. La seconda consulenza a me piace perché sembra venire a posto dopo la prima, perché stavolta andiamo sulle credenze limitanti
che impediscono alla cliente di raggiungere la piena fiducia, successo lavorativo, sentimentale, qualsiasi cosa che vogliamo raggiungere. Quindi prima abbiamo lavorato solo sulle emozioni ed è stato quello che mi è venuto da fare, non mi veniva da lavorare altro perché ho chiesto prima di chiudere la consulenza, ma adesso andiamo dalle emozioni alle credenze. Quindi l'intenzione è di trovare delle credenze e liberare delle credenze. Adesso, la piena fiducia, sinceramente io la considero molto buona per ciascuna persona, perché non importa dove sono, cosa faccio, di avere più fiducia oppure piena fiducia è un guadagno straordinario. Quindi sono delle consulenze individuali, ogni persona pensa che lavoro per lei, ma c'è anche l'energia di gruppo, quindi potete anche mettere l'energia per le altre persone. Non la voglio la piena fiducia solo per me, la voglio anche per gli altri partecipanti. E cominciamo anche la seconda consulenza. L'intenzione. Ok. Sono partita a cercarle. Ah, questo è interessante. Odio tutto, quindi è molto più di non mi piace. In inglese è I hate everything. Odio tutto. Cosa succede a causa di una tale credenza? Il problema è che attiro delle cose da odiare. È come se viene nella mia realtà quello che posso odiare. Quindi quello che voglio non può venire da me perché io odio tutto. È come se dico questo mi piace, quindi non può venire da me. Questo mi piace, non può venire da me. Questo non mi piace, questo deve venire da me. È come se sono all'opposto di tutto quello che voglio nella mia vita. Sono un calamite, non so dove si mette l'accento, calamite per quello che non voglio e non per quello che voglio, perché ho questa odio tutto come credenza. Ok, l'intenzione è di liberare questa credenza odio tutto. Mm. E mettiamo la credenza positiva. Ci sono molte cose che amo. Quindi ci sono molte cose che amo nella mia vita o ci sono molte cose nella mia vita che amo come preferite. Perché? Perché se io mi metto questo, che ci sono tante cose che io amo, comincio a vedere quello che amo. La mia energia cambia e quindi vedo quello che mi piace. E vedete come sono collegate le consulenze. Quindi la prima, pensaci un po', questo odio tutto. Quindi non posso comprare la casa perché io odio tutto. Non posso ricevere la casa adesso, in questa energia. E adesso ci sono molte cose che amo. Sì, però il proprietario aspetta dopo di me, la banca mi dà i soldi, la banca mi dice tutto va bene, quindi ci sono delle cose. Poi per l'altra consulenza, per la seconda consulenza, prima ero del odio tutto, qualsiasi cosa che mi capita, dico ma non la sopporto e adesso cambiamo l'energia e mi rendo conto che
Ma questo mi piace, ma ci sono delle belle cose nella mia vita, quindi cambiamo completamente l'energia. Questa volta non è per liberare, ma per integrare. Integriamo, ci sono molte cose che amo nella mia vita. Mh. Okay, andiamo avanti. Quindi qui c'è una rigidità. È sbagliato commettere errori. Questa la rigidità, dicevo che c'è una rigidità. La rigidità cosa mi dice? Che mi guardo tutto quello che sbaglio. Quindi io non vedo le cose buone che so fare, non vedo i progressi che faccio, ma qual è l'errore in questa cosa? Qual è il problema? Cosa ho fatto? E vedo sempre qualcosa che non ho fatto bene. Spero che, si capisce quello che voglio dire. E quindi l'intenzione è di liberare questo atteggiamento di autocritica. È come non è sull'altra chakra, di, sabotaggio, ma è un'autocritica che non mi permette di crescere. Sto sempre a vedere che ho fatto qualcosa o voglio fare la perfezione e quindi non faccio niente perché non è perfetto. Se io trovo che non è perfetto, io non posso farlo, ma io devo farlo perché lo faccio di meglio in meglio e quindi è quello che ci serve. L'intenzione è di liberare, è sbagliato commettere errori. Mh. Ah, okay. E l'integrazione per me è bellissima. Tutto va bene, anche quando faccio degli errori. Quindi va bene, è stato un errore, sto bene, tutto è bene. E quindi c'è tutto questo calmo che mi permette di vivere la mia vita. E mettiamo il positivo, l'intenzione è di integrare. Tutto va bene, anche quando faccio degli errori. Okay, va bene. E andiamo avanti. C'è qualcosa. Piena fiducia. Mh. Non dovrei essere felice. Questo vuol dire che non posso essere felice qualsiasi cosa succede nella mia vita. Quindi non lascio delle cose belle venire nella mia vita. Non so come la sentite per la piena fiducia, però puoi essere con fiducia se tu ti dici che non puoi essere felice? Io penso di no. Perché quando sono in piena fiducia sono con il sorriso, con la felicità, mi sento bene, benissimo. Quindi l'intenzione è di liberare, non dovrei essere felice. E il positivo, sono stata creata per avere gioia, per sentire la gioia, la felicità come la volete, se volete utilizzare altre parole. Cosa vuol dire questo? È veramente la piena fiducia. Quando dico sono stata creata per sentire la gioia e la felicità, questa è piena fiducia per me.
Io so che sono stata creata per questo. Lo dico nel senso del lavoro che facciamo insieme, non parlo di me, parlo del lavoro che facciamo insieme. Quando provate a dirlo: "Sono stata creata per avere gioia, per sentire felicità", e lì si sente la fiducia. Perché se sono stata creata per questo, ho fiducia in tutto poi, in me stessa. E poi in tutto. L'intenzione è di integrare. Sono stata creata per avere gioia, per sentire gioia e felicità. Mh. Abbiamo un'altra cosa. Questa è interessante. Mh. Non mi fiderò mai di me stessa. Non mi fiderò mai di me stessa. Eh sì, grazie. I visi mi parlano bellissimo, mi piace tanto. I will never trust myself. È come un giudizio che ho messo qui e non mi autorizzo a avere questa fiducia in me stessa. Devo sapere di più, no. L'intenzione è di liberare, non mi fiderò mai di me stessa. E per il positivo sono capace di fare quello che desidero. Non dico la piena fiducia, ma dico qualcosa di, uhm, mhmm, la base di quello che si può costruire. Quindi ho le capacità perché non posso andare da "non mi fiderò mai di me stessa" al lato opposto completo, perché posso dire: non ho fiducia in questa cosa". Quindi facciamo un primo passo: ho la capacità, sono capace. E poi piano piano sento di più in più che infatti ho tutta la fiducia in me stessa, ma preferisco fare un primo passo e non di dire: ma io non lo credo perché 1 minuto fa ero nel non mi fiderò mai di me stessa", e quindi facciamo un primo passo. Quindi l'intenzione è di integrare, sono capace di fare quello che desidero. Okay. Quindi abbiamo finito anche la seconda consulenza. Prima di chiudere, la registrazione di oggi, ehm, mettiamo l'intenzione di fine, del lavoro che abbiamo fatto. Quindi l'intenzione è di liberare tutti i campi di memoria collegati alle liberazioni di oggi che possono essere liberati. L'intenzione è di tagliare tutte le corde, i string, i collegamenti del passato, presente o futuro, collegati alle liberazioni di oggi che possono essere liberati. L'intenzione è di mettere un scudo divino protettivo e un scudo biologico protettivo che protegge da tutte le energie negative e che permette alle energie positive di entrare.
Ok, possiamo smettere. Un ispiro, espiro profondo. E grazie per la vostra partecipazione. Prima di parlare, di chiudere la registrazione, voglio solo dire che la prossima volta, ci vediamo, faccio anch'io la verifica, spero di non sbagliarmi, quindi siamo a marzo, aprile. Il 8 di aprile, e lavoriamo quindi il 8 di aprile sarà un mercoledì. No, sì, un mercoledì. Ci vediamo, uhm, per la ferita del tradimento. Ah, mi piace tanto, perché so che aiuterà tante persone. Quindi il 8 aprile alle 18 ora di Roma, ci vediamo per, la ferita del tradimento. Grazie tante e buona serata. Grazie di cuore, Dorella, ti ringrazio tanto. Io sento ancora che sto liberando, sta ancora uscendo. Penso che sbadiglio fino a domani mattina.